Ciao a tutti e benvenuti in Succo di Mela. Oggi torno con un nuovo video e vi propongo una settimana di colazioni, 7 ricette semplicissime di cui una salata che prepariamo in pochissimo tempo, sane e sono perfette secondo me per il rientro a scuola e a lavoro, giusto per darci la carica e partire con il sorriso. Ma bando alle ciance e partiamo subito con la prima ricetta. Questi sono dei pancake senza glutine, ma anche senza zucchero, senza burro e senza olio, insomma abbastanza light. Ho utilizzato un uovo, del latte 120 grammi e dolcificato con un po' di cannella, potete utilizzare il dolcificante che preferite. Ho utilizzato poi della farina di riso e un cucchiaino di lievito per dolci. Ho mescolato con la frusta ottenendo un composto abbastanza denso e sono andata a cuocere i pancake all'interno di una padella antiaderente preriscaldata. In questo caso, se la padella è antiaderente, non dovremo utilizzare né burro né olio per la cottura. Come vedete si staccano benissimo e andiamo a cuocerli da entrambi i lati in questo modo. Dovranno venirci circa 7 pancake. Io ho preparato una torretta con 3 pancake e ho deciso di accompagnarli con della frutta fresca, in questo caso con della banana, che la mattina secondo me ci sta sempre benissimo. Ho tagliato la banana a fette e poi ho farcito anche con un cucchiaino di burro di arachidi e poi ho dolcificato con del miele, ma potete sostituirlo tranquillamente con dello sciroppo d'acero o d'agave, vedete voi cosa preferite insomma. Ed ecco pronta la torretta di pancake. Come vedete sono semplicissimi, sono super buoni, potete prepararli la sera prima e vi durano per 2 porzioni, quindi per 2 giorni insomma. La seconda ricetta che vi propongo è del pane tostato e farcito. Ho farcito semplicemente 2 fette di pane integrale con del burro d'arachidi e della marmellata, nel mio caso di ciliegie, e con della nocciolata e delle banane. Si tratta di una ricetta molto semplice, molto diffusa e super conosciuta, ma è una di quelle che faccio più spesso quando ho fretta o comunque quando non ho tanta voglia di cucinare, però comunque sono carine e buonissime e nutrienti. La terza colazione che vi propongo è una coppa allo yogurt. Più che una colazione sembra quasi un dessert e la preparo in soli 2 minuti con solo 3 ingredienti. Ho infatti riempito una coppetta alternando strati di biscotti sbriciolati, quelli che avevo in casa per intenderci, e dello yogurt bianco classico magro, che potete tranquillamente sostituire con dello yogurt greco. Ho terminato con della frutta fresca, nel mio caso avevo una pesca e l'ho disposta a fette in superficie. Guardate che meraviglia! Potete preparare la coppetta allo yogurt la notte prima oppure anche gustarla appena fatta, è buona davvero in tutti i modi. Se poi come me non amate particolarmente mangiare lo yogurt al naturale, con queste ricette riuscirete sicuramente ad apprezzarlo di più. La quarta colazione che vi propongo è uno smoothie proteico, perfetto sia a colazione ma anche a merenda o come pre o post workout. Ho unito mezza banana, del burro di arachidi, miele, mezzo bicchiere di latte e un cucchiaio di yogurt. Ho frullato ed eccolo subito pronto, fresco, vellutato, nutriente e saziante. A me piace davvero tantissimo e lo faccio molto spesso. La quinta colazione è perfetta per voi se siete stanchi delle solite fette biscottate con il velo di marmellata. Ho preparato infatti un fetamisù al cocco. Ho creato questa cremina semplicissima unendo yogurt bianco, cocco râpé e dolcificato con del miele. A parte ho semplicemente bagnato le fette biscottate integrali nel latte e ho formato la torretta sovrapponendo le fette biscottate intervallandole con strati di yogurt al cocco. Potete tranquillamente preparare il fetamisù la sera prima e poi il giorno dopo potete gustarlo a colazione. Termino il fetamisù con del cioccolato in superficie e un'altra spolverata di farina di cocco. Guardate quanto è bello, ma soprattutto quanto è goloso. Questa è una ricetta che faccio quando ho voglia di una coccola al mattino, perché cocco e cioccolato sono una delle combinazioni che adoro di più. Poi fatemi sapere se anche voi amate il cocco e se vi piacerebbero delle ricette con questo ingrediente. Ma guardate quanto è cremoso il fetamisù, io lo adoro, mi piace tantissimo. La sesta colazione che vi propongo è ottima anche come snack. Queste sono infatti delle galette di riso al cioccolato e si fanno davvero in un attimo. Basterà infatti sciogliere il cioccolato fondente e distribuirlo sulla superficie delle galette. Per la decorazione ci possiamo sbizzarrire con granella di frutta secca, io ad esempio avevo quella di nocciole, del cocco, anche delle arachidi e delle decorazioni al cioccolato bianco. 10 minuti di frigo giusto per far indurire il cioccolato e sono già pronte.
Devo dire che nella loro semplicità sono super golose e ricordano i Kinder cereali, ma in versione molto più light. Per completare la colazione ho aggiunto anche della frutta di stagione, in questo caso ho mangiato una mela per fare anche un pieno di vitamine e freschezza. La settima e ultima colazione che vi propongo è il toast all'uovo strapazzato. Da amante del salato non potevo non proporvi una colazione come questa. In ciotola ho rotto un uovo al quale ho unito un goccio di latte, circa mezzo cucchiaio di formaggio grattugiato e del pepe nero. Ho mescolato e versato in una padella insieme a un goccio d'olio. Ho fatto cuocere a fiamma bassa sempre mescolando e in 2 minuti ho ottenuto l'uovo strapazzato. A parte ho tagliato a fettine il pomodoro, ma potete tranquillamente sostituirlo con l'insalata che avete a casa, oppure con delle verdure grigliate, ad esempio ci stanno benissimo le zucchine. Ho composto il toast richiudendo il ripieno tra 2 fette di pane integrale, che ho in seguito tostato in padella. Ed eccolo già pronto. Questa è senza dubbio la mia colazione preferita tra tutte, sfiziosa, completa e saziante. Con questo è tutto, il video termina qui. Come avete notato, le colazioni che vi ho proposto sono tutte semplici, economiche, veloci e pensate per tutte le esigenze. Fatemi sapere quale tra queste vi è piaciuta e se ne rifarete qualcuna. Se questo video vi è stato utile fatemelo sapere lasciando un bel like e se ancora non l'avete fatto e non volete perdere tutti i nuovi video iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio, vi saluto e vi rimando al prossimo video.